In questo video vediamo quando si può usare ci per riferirsi a una persona alla terza persona. Non parlo quindi dei casi in cui ci significa noi o a noi, ma quando si riferisce a lui o lei. Vedremo 4 preposizioni con cui si può usare e poi alla fine vedremo un caso in cui invece è meglio non usarlo. Della preposizione a con il verbo pensare ho già parlato in un altro video, quindi non lo ripeterò qui, ma il riassunto molto breve è che se mi chiedi pensi ancora a Francesca, posso rispondere sì, ci penso ancora, usando quindi ci per riferirmi a una persona, a Francesca in questo caso. Ma vediamo invece le altre 4 preposizioni con cui si può usare e cominciamo leggendo quello che scrive Serianni nella Garzantina. Ci può anche riferirsi a esseri animati, purché corrisponda a un pronome dimostrativo o personale costruito con le preposizioni con, su, da, in. Vediamo queste 4 preposizioni una alla volta, con diversi esempi dei casi in cui si può usare ci, e vedremo che le cose non sono poi così semplici perché non significa che ogni volta che abbiamo lui o lei dopo una di queste 4 preposizioni possiamo usare ci. In realtà si usa solo in un numero abbastanza limitato di casi. Vediamo le preposizioni una alla volta. Cominciamo con la preposizione con. La prima costruzione con cui si può usare, ed è il caso poi citato da Serianni, è l'espressione andare d'accordo con qualcuno. In questo caso si può sostituire con qualcuno con ci e quindi, per esempio, se dico vado d'accordo con Stefano, posso dire ci vado d'accordo. Questo è un esempio preso da una canzone di Giovanotti. Io coi fantasmi ci vado d'accordo, spesso di più che coi vivi. I fantasmi in questo caso contano come esseri animati. E questo è l'unico esempio che ci dà la Garzantina per la preposizione con, ma mi vengono in mente almeno altri 2 casi. Il primo è con il verbo uscire. Esco con Francesca può diventare ci esco. Questo è un esempio preso da un sito di psicologia, se non ricordo male. Durante questa pausa ho conosciuto un altro ragazzo, ci sono uscita, mi piace, eccetera, eccetera. Ci si riferisce a un altro ragazzo. Il secondo esempio che mi viene in mente è con il verbo parlare. Ora attenzione perché si può dire parlare a qualcuno, con la preposizione a, oppure parlare con qualcuno. Quando diciamo parlo a Stefano diventa gli parlo, quindi in questo caso quando c'è la preposizione a usiamo i pronomi gli per il maschile o le per il femminile. Parlo a Stefania, le parlo. Ma parlo con Stefania può diventare ci parlo, anche se a qualcuno non piace. Vediamo però un paio di esempi e poi una piccola precisazione. Civati, credo che sia un politico. Ci parlo, ma mai stato a cena con i grillini. I grillini sono i sostenitori o i membri del Movimento 5 Stelle. Un secondo esempio, sempre dal mondo della politica, regionali, Pirozzi, centrodestra, se mi chiamano ci parlo. In tutti e 2 questi casi si vede l'uso del pronome ci per riferirsi a persone. Ma la piccola precisazione è questa. Sappiamo che si dice parlare di qualcosa quando mi riferisco all'argomento della conversazione. Per esempio, parlo di un libro. E in questo caso posso dire ne parlo, usando ne. Ma non posso unire ci a ne in questo caso. Cioè se mi dici venite a cena da noi stasera, io ti posso rispondere non lo so, ne devo parlare con mia moglie. Se voglio sostituire con mia moglie, non posso usare ci in questo caso, cioè non posso dire ce ne parlo, ma potrò dire gliene parlo, cioè ne parlo a mia moglie. Quindi questa combinazione di ci e ne, ce ne, in questo caso non funziona. Passiamo alla preposizione su. Qui l'esempio, l'unico esempio della Garzantina è l'espressione contare su qualcuno. Quindi conto su di lui può diventare ci conto. Ma mi è venuto in mente anche un altro caso.
in cui vale questa regola, ed è l'espressione puntare su qualcuno. Questo è un esempio preso dalle notizie sportive. Rabiot è svincolato. Perché il Milan non ci punta? Ecco la risposta. Noi ovviamente non leggiamo la risposta, ma qui si vede che C significa su Rabiot. Rabiot è un giocatore di calcio, quindi sicuramente una persona. La terza preposizione è la preposizione in. L'unico esempio dato dalla Garzantina è con il verbo credere e non me ne vengono in mente altri. E l'esempio è credo in Dio. In questo caso Dio si può considerare un essere animato e credo in Dio può diventare ci credo. Ma attenzione, perché con il verbo credere si usa anche la preposizione a. Quando io dico credo a Francesca, intendo dire che sono convinto che Francesca abbia detto la verità. Ecco, in questo caso non posso dire ci credo per riferirmi a Francesca, ma dirò le credo. Non mi vengono in mente altri casi in cui in lui o in lei può diventare ci. Mi viene in mente per esempio un caso in cui questo non è possibile. Quando dico ho fiducia in lui, non posso dire ci ho fiducia. La quarta preposizione è la preposizione da. Sappiamo che si usa la preposizione da per indicare un luogo quando questo luogo, è rappresentato da una persona. Quindi, vado all'ospedale, ma vado dal dottore, oppure vado in farmacia, ma vado dal farmacista. Vado in panetteria, vado dal panettiere. In tutti questi casi si può usare ci, che indica il luogo, ma in questo caso il luogo è rappresentato da una persona. E quindi, siccome qui stiamo usando ci in uno dei suoi significati più conosciuti, cioè quello per indicare un luogo, valgono le stesse regole, di cui ho parlato in un altro video, cioè si può usare ci per indicare il moto a luogo, cioè quando vado verso un luogo, quando mi trovo in un luogo, quindi sono dal farmacista, può diventare ci sono dal dottore, ci sono. Oppure, il terzo caso è quando passiamo attraverso un luogo. Anche in questo caso il luogo si può indicare con ci. Ma attenzione, non si può usare ci quando veniamo da un luogo. In questo caso ci non funziona, sia che il luogo sia un luogo fisico, un edificio, una città o che sia una persona. Prima di finire, come ho detto all'inizio, voglio ricordare invece un caso in cui sarebbe molto meglio non usare ci, anzi non si dovrebbe proprio usare ci per riferirsi a una persona, anche se è un uso che ogni tanto si sente nella lingua parlata. E torniamo alla preposizione a. Quando a introduce un complemento di termine, non si può usare ci. Il complemento di termine è quello che troviamo con verbi, per esempio, come dare o portare. Porto un mazzo di fiori a mia sorella. A mia sorella è il complemento di termine. Oppure do un colpo di telefono a mia sorella. A mia sorella è sempre il complemento di termine. Ecco, in questi casi non si può usare ci, ma si dovrebbe usare naturalmente le per il femminile, come nel nostro esempio a mia sorella, oppure gli per il maschile. Ma come ho detto, nella lingua parlata ogni tanto si sente ci al posto di gli o le. E questo è un esempio che ho trovato in un giallo di Gianni Simoni che si intitola La morte al cancello e che naturalmente imita la lingua parlata. Vediamo l'esempio. Ma noi 500 euro non ce li abbiamo, ma almeno 100 di anticipo possiamo darceli. E poi abbiamo i 10.000 tagliati in due. Giusto, disse Gaspare, ci diamo anche quelli. In questi casi, invece di ci, bisognerebbe usare gli, visto che si riferiscono a un uomo, e quindi la frase 100 di anticipo possiamo darceli dovrebbe essere 100 di anticipo possiamo darglieli, e la seconda ci diamo anche quelli, gli diamo anche quelli. Quindi un uso che si trova ogni tanto nella lingua parlata, ma che sarebbe meglio evitare. Grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!